Cosa vuol dire dare i numeri? Ciao a tutti e benvenuti! Se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, Frey High in Italian, o bentornati! In questa lezione faremo un quiz sulle espressioni idiomatiche che utilizzano i numeri in italiano. Ci saranno 7 domande, ciascuna con 3 risposte multiple, e dovrete indovinare quella esatta, e poi vi darò la soluzione, vi spiegherò il significato di ciascuna di queste espressioni, così come curiosità e origini di queste espressioni. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma mi raccomando, se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la soluzione. Allora, siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa vuol dire dare i numeri? Allora, vuol dire A, contare, oppure B, dire stupidaggini, oppure C, vincere la lotteria. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, dire stupidaggini o anche parlare a vanvera, farneticare, dire cose senza senso. Si tradurrebbe in inglese come to rave o to talk nonsense, ok? E da dove deriva questa espressione? Deriva dall'usanza di maghi, di astrologi, quindi molto connessa all'astrologia, ed interpretare la Cabala per indovinare il futuro attraverso sogni, numeri, immagini, insomma. E quindi poi tutto sommato da tutte queste interpretazioni davano poi i numeri da giocare all'otto, ecco, alle persone comuni, quindi attraverso proprio l'interpretazione di sogni e numeri e via dicendo. E allora passiamo adesso alla domanda numero 2. Cosa vuol dire ogni 2 per 3? Quindi letteralmente every 2 multiplied by 3. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire A, spesso, oppure B, raramente, oppure C, mai. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A. Ogni 2 per 3 significa spesso e si riferisce alla probabilità di ogni 2 volte su 3, quindi 2/3 del tempo, ed è spesso, ecco. Si sente anche utilizzare ogni 3 per 2, al contrario, e questo si riferisce di più, secondo me, alle offerte dei supermercati, quando si comprano 3 prodotti ma se ne paga solamente 2, quindi ecco ogni 3 per 2 qui in questo caso. Però ecco, entrambi vengono utilizzati col significato di spesso e sono utilizzati in un registro molto informale, ok? Quindi non tanto nello scritto, più nel parlato. E passiamo allora alla domanda numero 3. Cosa vuol dire in 4 e 4/8? Quindi letteralmente in inglese in 4 and 4/8. Allora vuol dire A, velocemente, oppure B, difficilmente, oppure C, allegramente. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, velocemente, quindi in 4 e 4/8 significa proprio velocemente, in un attimo, in fretta, in un brevissimo spazio di tempo, corrisponde un po' all'inglese in a heartbeat, e insomma è quando proprio facciamo 4 più 4 che fa 8,
È tanto facile quanto fare la somma di 4 e più 4, è anche molto veloce da fare questa somma, per questo appunto si dice così, 4 e 4, 8, ok? E si può anche dire fare qualcosa in men che non si dica, vale a dire che ci mettiamo meno tempo a fare qualcosa rispetto al dire che faremo qualcosa, d'accordo? Passiamo allora all'espressione numero 4. Abbiamo fatto 30, facciamo 31. Cosa vuol dire questa espressione? Vuol dire A, dire qualcosa a tutti, oppure B, essere speranzosi, oppure C, andare oltre. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, andare oltre. Abbiamo fatto 30, facciamo 31, significa proprio andare oltre quanto richiesto, quanto anche previsto, e significa che quando abbiamo già finito un lavoro e l'abbiamo anche fatto bene, siamo disposti a sobbarcarci un altro lavoro che non è richiesto, che non è previsto, e fare quindi quello sforzo in più, va bene? Quindi svolgere un ulteriore sforzo, d'accordo? Quindi fare il possibile, essersi impegnati al massimo, e quello sforzo in più potrà poi darci degli altri benefici rispetto a quanto si è già ottenuto, d'accordo? E da dove deriva l'origine? Insomma, qual è l'origine di questa espressione? Si riferisce qui all'assemblea del 1517, un'assemblea papale con Leone X, papa allora, che doveva nominare 30 cardinali, d'accordo? Quindi aveva già fatto la sua lista, lui aveva già nominato tutti e 30 i cardinali, ma poi, arrivato al 30°, si era reso conto che aveva lasciato fuori un religioso a cui teneva molto, e quindi lo aggiunse alla lista. E tutti gli altri, insomma, tutti gli altri cardinali, alla sorpresa di tutti gli altri cardinali, alla meraviglia che insomma non era previsto che aggiungesse questo 31esimo religioso alla lista, allora lui rispose: abbiamo fatto 30, facciamo 31, d'accordo? C'è poi un'altra espressione che troviamo in italiano, che è quando si è in ballo bisogna ballare, e questo verrebbe tradotto un po' in inglese come in for a penny, in for a pound, che significa che quando si è in mezzo, quando si sta già facendo qualcosa, non si può più fare marcia indietro e quindi bisogna terminare il lavoro. Quindi c'è anche questa espressione simile: quando si è in ballo bisogna ballare, che si può utilizzare, ecco, rispetto a dire abbiamo fatto 30, facciamo 31. Allora, passiamo adesso all'espressione numero 5, sparare a zero. Cosa significa sparare a zero? Allora è A, inventare qualcosa, oppure B, sparpagliare, oppure C, criticare violentemente qualcuno. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la C, criticare violentemente qualcuno. Quindi sparare a zero significa proprio attaccare, insultare, criticare violentemente qualcuno senza alcun freno, senza alcun controllo, senza limiti, e utilizziamo le preposizioni su o contro dopo sparare a zero. Quindi diciamo sparare a zero su qualcuno o sparare a zero contro qualcuno, d'accordo? Quindi è un po', corrisponde un po' all'inglese to launch an invective, ok? Non si dice tantissimo in inglese in realtà, però ecco, si utilizza parecchio in italiano questa espressione, e deriva dal linguaggio militare. Quel sparare a zero significa che l'arma si fa sparare più volte senza, come dire, più volte a ripetizioni, senza fermarsi, senza pause,
senza interruzioni, quindi quello 0 corrisponde proprio come dire, al tempo che trascorre tra una carica e l'altra, quindi praticamente non ci sono neanche secondi tra una carica e l'altra, è proprio così ininterrottamente, d'accordo? E passiamo allora all'espressione numero 6, da 4 soldi. Cosa vuol dire da 4 soldi? Vuol dire A, prestigioso, oppure B, scadente, oppure C, facile. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, scadente. Da 4 soldi significa proprio scadente, di bassa qualità, che non vale nulla, corrisponde all'inglese cheap, ok? E significherebbe proprio letteralmente of 4 coins, quindi sono proprio questi 4 soldi. L'origine di questa espressione deriva dal soldo, il soldo che era una moneta che veniva utilizzata nell'impero romano e che valeva pochissimo, poi si è evoluta anche nel corso dei tempi, insomma, però questo soldo ha sempre avuto pochissimo valore, d'accordo? Quindi se si dice che per esempio un ristorante da 4 soldi, una giacca da 4 soldi, un poeta da 4 soldi, uno scrittore da 4 soldi, si utilizza anche per le persone, insomma, si intende che è una cosa o una persona scadente, di bassa qualità, insomma, che non vale nulla, d'accordo? Quindi da 4 soldi. E il 4 corrisponde anche, è sinonimo di poco, di qualche. Quando diciamo per esempio fare 4 passi, ok? Fare 4 passi, si dice anche fare 2 passi, d'accordo? Quindi fare una piccola passeggiata, ok? Oppure fare 4 risate, fare 2 risate, fare qualche risata, d'accordo? Quindi 4 nel linguaggio familiare significa anche poco, qualche, quindi da 4 soldi, ecco, nel complesso significa scadente di bassa qualità e via. E allora passiamo adesso all'ultima domanda di oggi, contare fino a 10. Cosa vuol dire contare fino a 10? Vuol dire A, pensare prima di parlare, oppure B, parlare inutilmente, oppure C, parlare troppo. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, pensare prima di parlare, to think before you speak, quindi è proprio tradotto così in inglese, contare fino a 10. Questo perché, insomma, si dice spesso in situazioni piuttosto importanti che sarebbe meglio, quando dobbiamo dare la nostra opinione, insomma, in situazioni piuttosto critiche, pensare per un po' prima di parlare. Quindi si dice, se si conta fino a 10, allora si riesce insomma a raccogliere i propri pensieri e a esprimere un'opinione, anche un'opinione coerente, insomma. Quindi contare fino a 10 significa proprio pensare prima di parlare, piuttosto che essere magari istintivi in una situazione critica e poi pentirsi dopo insomma, di quello che si è detto, d'accordo? E niente, questo è tutto anche per il nostro quiz di oggi, spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere quante risposte avete indovinato, quali di queste espressioni conoscevate già, quali invece vi sono state nuove e insomma spero che vi siate divertiti e che vi sia piaciuto e se sì mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!